Benvenuti su Mente Criminale, il canale YouTube interamente dedicato al True Crime. Io sono Marta e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Ebbene, per l'appuntamento di oggi in realtà ci addentriamo all'interno di uno dei omicidi italiani più conosciuti, ma non per l'efferatezza o la particolare crudeltà attraverso cui vengono compiuti questi omicidi, ma è rimasto impresso nella mente di molti soprattutto per il contesto in cui si snoda la nostra vicenda. Il cosiddetto satanic panic, una terminologia in realtà mai più adatta come in questo contesto, una parola che ha lo scopo di descrivere il panico generato da avvenimenti in cui il nostro diretto antagonista è rappresentato proprio da Satana, che guida le mani dei nostri spietati killer, un Satana che fa breccia nei media proprio per il brivido che rimanda alla mente umana, che spettacolarizza gli omicidi e li rende molto più di quanto non siano agli occhi di chi poco sa e molto crede. Ebbene, la storia di oggi non tanto è ricordata per le vittime, come ad esempio è successo nel caso di Chiara Poggi, Meredith Kercher, Marta Russo, Elisa Claps, Nada Cella e come loro moltissimi altri, ma per l'ambito d'azione dei loro carnefici. Infatti, chi tra di voi in realtà conosce i nomi, le storie, le vite di questi assassini? Chi è in grado di dire chi è Andrea Volpe, Nicola Sapone, che cosa fanno nella vita? Chi sono queste persone? Sareste in grado di ricordarli a distanza di molti anni? Oppure vi basterebbe semplicemente drizzare le orecchie quando sentite la parola bestia di Satana? Chi può affermare di conoscere Leoni più di quanto non abbia sentito magari qualcosa su Olindo e Rosa Bazzi, più di quanto sappia su altri assassini che magari sono proprio conosciuti per il loro nome e cognome? Un nome, bestie di Satana, che appunto eclissa tutti i nomi dei protagonisti della nostra vicenda. E in questo c'è poco da fare, ma la stampa ha fatto veramente tantissimo. Persone normali quindi che nascondevano molto di più, magari anche un patto con il diavolo? Senza dubbio un'introduzione che fa drizzare le orecchie, ma chissà se poi effettivamente siamo noi stessi che ascoltiamo queste notizie a non riuscire ad accettare il fatto che non sono dei mostri, sono delle persone come noi, in carne ed ossa, con dei sentimenti, delle vite, che però sono stati capaci di compiere qualcosa che la mente umana a volte fa fatica ad accettare, ma ovviamente questo non li rende più assassini di altri. Ecco, durante il video di oggi mi soffermerò per leggere delle parole che sono state pronunciate proprio dalla bocca di Andrea Volpe, perché come in ogni mio video ci tengo affinché le informazioni che io vi do siano le più reali possibili. Mi chiedono perché ho fatto quello che ho fatto. Non c'è un motivo. Era il piacere di fare del male alle persone in qualsiasi modo possibile. Ecco, queste sono proprio le parole di Andrea Volpe, non il leader delle bestie di Satana, ma uno comunque dei personaggi principali, uno degli esponenti più importanti all'interno di questo gruppo, che in realtà, secondo le mie conoscenze, i miei studi riguardo al satanismo, il vero satanismo filosofico, io faccio un po' fatica a definire setta. È anche vero che questo gruppo di persone incarna molti aspetti di una setta, perché c'è comunque un regime del terrore, c'è una sorta di impostazione gerarchica, quindi di persone che stanno più in alto, che hanno più valore di altre persone invece che subentrano in un secondo momento, quindi rispetto ai nuovi del gruppo, quindi sicuramente c'è questa scala di importanza tra alcuni membri ed altri, quindi c'è comunque una costruzione che è simile a quello che in realtà è una setta, ma io in realtà faccio un po' fatica a chiamarla così. Ecco, la chiamerò setta in questo video perché è il nome che è stato scelto dai media proprio per definire questo gruppo di persone, questo gruppo di assassini, queste bestie di Satana, e quindi io mi rifarò alla terminologia giornalistica che è stata utilizzata in tutti questi anni.
partiamo subito con la vicenda che apre il nostro caso. Allora, il 24 gennaio del 2004 è la data in cui si apre la nostra storia. Infatti noi siamo a Sommalombardo, in provincia di Varese, ed è una mattina molto fredda. Immaginate appunto un sabato mattina di gennaio. C'è silenzio, è una zona residenziale, quindi non ci sono persone, non si trova nessuno in giro e comunque c'è un gran silenzio che domina tutto l'ambiente mattutino. L'unica cosa che rompe il silenzio in realtà sono proprio le urla disperate di un ragazzo con i capelli lunghi, con la barba e il pizzetto, che senza una giacca, quindi senza percepire il freddo che lo sta circondando, è come se il freddo non ne riuscisse a penetrare all'interno delle sue ossa quasi, grida come se le corde vocali non fossero sue. Ovviamente il ragazzo sembra in evidente stato di confusione, sembra in evidente stato di alterazione da quello che sono gli effetti appunto dell'uso continuativo di stupefacenti. Le grida ovviamente allertano i vicini, che subito avvertono le autorità. Infatti sopraggiungono sul posto due poliziotti che si dirigono verso il ragazzo. La prima cosa che gli chiedono è come si chiama. E il ragazzo in tutta risposta dice Andrea Volpe, ma lo dice gridando tantissime volte: Andrea Volpe, mi chiamo Andrea Volpe. Ma urla anche un'altra cosa, urla: la mia ragazza è stata aggredita. Erano in 20 e tra la confusione ovviamente di queste confessioni fatte su quel luogo ai poliziotti, ovviamente i poliziotti rimangono un po' contraddetti. Così i poliziotti confusi chiedono dove sia questa ragazza e seguendo le indicazioni di Volpe praticamente arrivano ad un ponte. Lì c'è una Fiat abbandonata che è rimasta incastrata proprio in questo piccolo ponte che era molto stretto in realtà per la macchina, ma che la macchina sbandando praticamente è riuscita a restare perfettamente incastrata nel ponte. E più avanti in un'altra auto c'è dentro una ragazza che sarà poi Elisabetta Ballarin, ovvero la fidanzata di Volpe. I poliziotti ovviamente non appena si avvicinano capiscono che non si tratta di un'aggressione, soprattutto non si tratta di un'aggressione messa in atto da 20 persone, ma capiscono che la ragazza e questo ragazzo, che appunto si chiama Andrea Volpe, ci sono andati giù molto pesante con le droghe. Infatti i due ragazzi sono completamente fatti. La ragazza ovviamente viene subito trasportata in ospedale perché si teme che sia in pericolo di vita, sputa anche della schiuma bianca dalla bocca, è in preda ha delle convulsioni, ecco, quindi comunque viene subito trasportata in ospedale e ovviamente i poliziotti vogliono capire di cosa si tratti, ma per arrivare a capire che cosa è successo devono aspettare che la ragazza si svegli e che ovviamente Volpe si riprenda. Non appena Elisabetta Ballarin si sveglia in ospedale, la prima cosa che dice, quindi le parole con cui rompe il silenzio sono: abbiamo fatto una cosa bruttissima. Abbiamo ucciso Mariangela. Ebbene, chi è Mariangela? Allora, Mariangela praticamente è una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 27 anni, che prima che Volpe conoscesse la Ballarin e si mettesse con lei era la fidanzata di Volpe, quindi praticamente era la ex di Andrea Volpe. E la cosa assurda è che quella Fiat che è rimasta incastrata sul ponte è proprio di Mariangela. Il problema è che Mariangela non si trova. Elisabetta allora, ancora scossa, riesce a parlare con le autorità e, diciamo così, nel suo stato confusionale e anche un po' con un linguaggio impiastricciato dall'abuso di droghe e verosimilmente anche di alcolici, parla ai poliziotti di uno chalet, ovvero lo chalet di Golasecca, uno chalet in cui vivono Andrea Volpe ed Elisabetta Ballarin in una zona appartata in mezzo al bosco, dove praticamente nessuno può andare a disturbarli. I carabinieri quindi arrivano sul posto, fanno un primo sopralluogo e si accorgono che ovviamente la scena è completamente a soqquadro. Infatti ci sono i resti della cena, ci sono posate in giro, piatti, un'infinità di macchie di sangue e anche delle armi, ma di Mariangela ancora non c'è traccia.
Le ricerche proseguono così all'esterno e quello che si nota nella parte esterna appunto dello chalet è che per terra, nella parte anteriore appunto dell'abitazione, ci sono delle strisce per terra. Verosimilmente queste strisce sono compatibili con un corpo che è stato preso di peso ed è stato trascinato, quindi ha lasciato queste tracce da trascinamento e che ovviamente è stato spostato dal posto in cui si trovava. Ora gli inquirenti ovviamente seguono questa traccia che li condurrà all'interno di una serra. In questa serra quello che vedono è subito un telo di plastica scuro che è sommerso, imbrattato di sangue. Vedono un giubbino malconcio e quello che attira la loro attenzione è la presenza di due protuberanze che spuntano dal terreno, che altro non sono che le punte delle scarpe che erano state sepolte in malo modo, quindi che non erano state completamente rivestite con la terra, e una ciocca di capelli. Poi ovviamente scostando il telo, cominciando anche loro a spostare le varie cose che oscurano un po' la vista, scorgono la mano sinistra di una persona che verosimilmente è quella di Mariangela, che ha ancora l'orologio al polso. La ragazza quindi è stata trovata con il viso completamente scarnificato, è stata sepolta viva e forse sarebbe bastata qualche ora prima per poterla salvare. Quindi praticamente si arriva alla conclusione che la ragazza è stata uccisa. Bene, ma perché? E soprattutto perché in modo così brutale? Quando un assassino si accanisce così tanto sul viso soprattutto di una persona è o perché la vuole punire per qualcosa, quindi deturpandola della sua identità, oppure perché è alterato da qualcosa che quella persona ha fatto, quindi comunque è un segno di una sorta di rabbia che ha nei confronti di questa persona. E comunque chiunque fosse l'assassino di Mariangela, sicuramente Volpe e la ballerina qualcosa sanno. Allora, la ballerina ovviamente si riprende e torna ad essere vigile e attenta. È viva, e sta bene, è in salute e in un primo momento si avvale della facoltà di non rispondere. Ora, Andrea Volpe invece si rivela una persona che in realtà è molto collaborativa, una persona molto loquace, una persona che parla, racconta tutto, perché capisce che quello che può fare è arrendersi all'evidenza dei fatti, arrendersi al fatto che non c'è più niente da fare. Ebbene, gli inquirenti allora vanno a parlare con Volpe e quello che esce fuori dal colloquio che gli inquirenti hanno con Volpe è che è stato proprio Volpe ad uccidere Mariangela. Mariangela e Volpe si conoscevano da tanto, erano appunto ex fidanzati, erano stati insieme per molto tempo, finché appunto Volpe non aveva incontrato Elisabetta Ballarin, una ragazza più giovane di Volpe e di Mariangela stessa, che aveva 18 anni, la Ballarin, quindi una ragazza ancora scolaretta, che praticamente aveva dimostrato a Volpe di essere disposta a qualsiasi cosa pur di stare con lui. Era disposta a mollare la scuola, era disposta a fare uso di droghe, era disposta a trasferirsi in pianta stabile all'interno dello chalet e vivere quindi con lui. Peccato però che Mariangela non riuscisse assolutamente ad accettare questa realtà dei fatti. Questo dimostra il fatto che Volpe comunque, anche se non era il leader di questo gruppo, di questa setta, era comunque un grande manipolatore. Fatto sta che praticamente i due vivono in questo chalet, la Ballerin e Volpe, e quella sera Mariangela, che non riusciva assolutamente ad accettare questa rottura, accetta di incontrare Volpe, che praticamente la chiama, la fa venire allo chalet perché lei gli deve restituire una videocassetta che Volpe le aveva prestato qualche tempo prima. Ora, tra i due scoppia una lite, i due litigano come se non ci fosse un domani. In questo contesto si perde anche la presenza della Ballarin, che molto probabilmente, essendo completamente fatta, completamente sottomessa dall'effetto di abuso di sostanze alcoliche, sostanze stupefacenti, ovviamente secondo me, a mio parere, era completamente fuori uso. Ebbene, i due ex fidanzati litigano e praticamente Volpe acciuffa la sua pistola e spara a Mariangela.
non riuscendo ad ucciderla. Volpe all'epoca era spinto da questa massiccia dose di droghe, infatti lo stesso Volpe racconta che in quel periodo si drogava in modo veramente abbondante ed era talmente imbottito di sostanze, di alcol, anche di farmaci, da non dormire per giorni e da non capire assolutamente il valore dei propri gesti. Questa è una cosa che ovviamente accade a tutti coloro che si drogano molto pesantemente. Questo non significa che siano meno assassini di quelli che invece compiono dei delitti e sono lucidi, perché comunque scopriremo più in là che Volpe ha dei seri problemi di personalità, ha un disturbo di tipo sadico che ovviamente lo porta a ricercare il fare danno altrui proprio per un suo piacere personale. È proprio questo che fanno le persone che hanno un disturbo di tipo sadico, fare del male agli altri, un male fine a se stesso che però fa bene a loro, fa bene quindi al loro ego e lo fanno per ottenere un piacere personale. E la cosa assurda è che anche oggi, quando fu intervistato di recente Volpe, è lui che dice, che ammette la sua incredulità, l'incredulità proprio delle sue gesta, e dice lui stesso che lui ha fatto delle cose che non possono assolutamente essere giustificate né dalla droga, né dalle ambientazioni, né dal satanismo, né dal metal, dal death metal. Ecco, non ci sono delle giustificazioni per quello che ha fatto, e la cosa che mi fa piacere in questa storia è che Volpe comunque si rende conto di questa cosa, capisce che lui ha fatto qualcosa che non va bene, capisce di avere un problema e collabora anche con la giustizia. Eravamo giunti a Mariangela. Mariangela quindi viene seppellita, l'assassino è trovato, il caso sembra risolto, ma c'è qualcosa ancora che turba gli inquirenti. Che cos'è che turba gli inquirenti? Ebbene, quello che turba gli inquirenti è il fatto che all'interno dello chalet, oltre alla copiosa quantità di macchie di sangue, disordine, bottiglie rotte, posate e quant'altro, ci sono una immensa quantità di disegni, di scritte, di immagini che sono legate al satanismo e all'occultismo. E in una valigetta che venne appunto ritrovata insieme a tutta una copiosa quantità di robe strane, praticamente all'interno ci sarebbero stati dei capelli, delle unghie e un quaderno. All'interno di questo quaderno c'erano appunto degli appunti deliranti cui la parola ricorrente era sangue. Quindi gli inquirenti credono che ci sia un disegno più grande rispetto a quello cui hanno assistito finora. Ora, siccome Volpe è uno che parla, ovviamente si rivolgono subito a Volpe, che è particolarmente loquace, come abbiamo visto, il che è una cosa molto positiva per le indagini, dal momento che è stato uno dei pochi a parlare. Volpe però comincia a chiudersi in un silenzio, ma comincia a parlare quando si confronta con i propri genitori. Infatti è proprio sua madre e suo padre che lo convincono a collaborare con la giustizia e quindi a non chiudersi in questo silenzio, ma anzi ad essere d'aiuto alle indagini. Ed è proprio la figura di questi genitori che spinge Volpe ad essere ancora più collaborativo, a non mollare la presa e ad essere una persona che racconta gli avvenimenti e che è appunto parte di questa ricerca. Infatti Volpe confida ai genitori che quella sera allo chalet lui non era da solo con Mariangela e con la ballerina, ma che c'era anche qualcun altro, che c'era anche Nicola Sapone, uno dei suoi amici, uno dei membri delle Bestie di Satana. E diceva ai genitori che anche lui era coinvolto. Perché? Perché Andrea Volpe, la sera stessa in cui ha ucciso Mariangela, o meglio l'ha colpita, l'aveva chiamato allo chalet. Infatti Nicola Sapone era arrivato quasi immediatamente. Ebbene, Nicola Sapone è un ragazzo, figlio di genitori calabresi, fa l'idraulico, è una persona apparentemente normale, ma è amico di Volpe, quindi già capiamo il soggetto. Sembra infatti una persona anonima, infatti anche una persona molto serena quando risponde alle domande che gli vengono fatte in sede di interrogatorio dagli inquirenti, non mostra nessuna difficoltà a dialogare e mostra anche un grande autocontrollo rispetto alla situazione che si stava prospettando. Ora, Sapone ammette di essere stato allo chalet la sera del delitto della ragazza, ma ammette anche di non avere niente a che fare, di essere completamente estraneo ai fatti, perché lui era stato lì, si era spaventato per quello che era accaduto, c'era rimasto pochissimo e poi era andato via. Ma
grazie al sopralluogo molto minuzioso che è stato condotto dal RIS di Parma, e sono stati acquisiti poi tutta una serie di reperti. Tra questi reperti c'è anche il chiodo in pelle di Sapone, che aveva delle tracce di sangue di Mariangela. Ora, ammesso non concesso che Sapone sia arrivato, abbia fatto un giro, si fosse spaventato e fosse andato via, com'è possibile che fosse andato via senza il giubbotto? E come mai quel giubbotto è chiazzato di sangue di Mariangela? Gli inquirenti interrogano nuovamente Volpe, che fino adesso sta dando un po' di soddisfazioni, per cercare di capire qualcosa anche in merito alla posizione che ricopre Sapone in questo omicidio. Volpe dirà che quella sera lui chiamò Mariangela, quindi Volpe chiamò Mariangela e la fece venire allo chalet con la scusa appunto di farsi consegnare questa videocassetta che le aveva prestato tempo fa. La ragazza, ovviamente innamorata persa di Volpe, non desiste e si reca allo chalet. Ovviamente Mariangela, appena arriva allo chalet, vede Volpe e la ballerina che sono completamente fatti e sono anche armati. La ragazza infatti un pochettino si innervosisce, si spaventa, ma i due cercano di farla calmare, cercano di metterla a suo agio, infatti le offrono da bere e cercano anche di restare tutti un po' calmi. Poi la ballerina, non si sa per quale motivo, si allontana, probabilmente perché sapeva dei piani che si dovevano mettere in atto, si allontana e va in un'altra stanza. Verosimilmente, secondo me, sia perché sapeva quello che doveva fare Volpe, ma anche perché secondo me era così fatta che non riusciva neanche a capire dove sta il cielo e dove sta la terra. Volpe e Mariangela quindi restano da soli. Tra di loro scoppia una lite, una discussione molto animata, la situazione precipita irrimediabilmente, Volpe afferra la sua pistola e colpisce Mariangela. Quello che dice Volpe è: dopo aver schiacciato il grilletto ho cominciato a non capire più niente, per cui mi viene anche difficile oggi rivivere quei momenti mentalmente. Sono proprio queste le parole di Volpe riguardo quella sera. È chiaro che la droga altera la percezione di quello che si fa, delle azioni che si fanno e dei pensieri che si possono avere in determinati momenti. Volpe chiaramente capisce quello che ha fatto e non si rende conto che Mariangela è ancora viva. Perché è ancora viva? Perché non è stato capace di ucciderla, verosimilmente perché è sotto l'effetto di stupefacenti che non gli hanno fatto capire neanche che la sua azione se era andata a buon fine. Allora che cosa fa? Entra nel panico e chiama Sapone al telefono. Gli spiega brevemente la situazione e spera che lui lo possa tirare fuori dal guaio in cui si è appena cacciato. Appena Sapone arriva nello chalet, la prima cosa che fa è fare il cazziatone, diciamo così, a Volpe, che è stato incapace di ucciderla. Infatti proprio quello che Sapone dirà a Volpe sarà proprio il fatto che è stato veramente incapace di ucciderla. Infatti Sapone è una persona molto fredda, molto calcolatrice in queste situazioni, e il tecnico, lui si fa chiamare così proprio perché quello è la figura, il membro deputato a fare le cose, a sistemare le cose, non è la mente del gruppo. La mente del gruppo è un'altra persona che dà gli ordini e lui, siccome è una persona molto fredda emotivamente, molto distaccata, un vero sociopatico, è bravo ad eseguire queste cose perché, non provando nessun tipo di pathos con la persona che ha davanti, con la vittima, riesce ad eseguire in modo corretto quello che gli viene detto e si incazza, diciamo così, con Volpe perché lui non è stato capace di fare qualcosa che è naturale per Sapone. Sapone così comincia ad istruire Volpe sul da farsi, su come disfarsi del corpo e quant'altro. Infatti sarà proprio Sapone a prendere in mano la situazione e a pensare a Mariangela. Proprio perché la ragazza è ancora viva, Sapone che cosa fa? Non è che magari pensa di chiamare, non lo so, il 118 e farla portare in ospedale d'urgenza, no, prende una pala e con il dorso della pala fracassa il cranio della giovane, la sfigura totalmente, la finisce e dà il compito ai due fidanzati, Ballerine e Volpe, di seppellirla e di ripulire lo chalet da tutte le tracce che possono ricollegarli alla presenza di Mariangela all'interno dello chalet stesso. Sono ormai le 3 di notte e Volpe e la ballerina si dirigono verso il canale
Villoresi nei pressi di Somma Lombardo per disfarsi ovviamente della macchina di Mariangela. Il loro intento sarebbe stato quello di buttare la macchina dal canale. Il problema qual è? Loro erano troppo fatti per mettere in atto delle attività come guidare una macchina e buttarla da un ponte. Erano così fatti che non erano riusciti a fare una cosa semplice come portare una macchina, figuratevi buttarla. Quindi praticamente l'epilogo della nottata, ormai diventata mattinata perché ormai erano giunte le prime luci dell'alba, è stato quello che Elisabetta è collassata in macchina e Volpe è finito praticamente in una specie di vortice di urla e di grida in preda al delirio. Quindi alla fine praticamente questi due scemi, perché mi viene da dirlo, si sono fregati da soli. Se loro non avessero fatto questo, se loro non si fossero drogati e non avessero mandato all'aria una specie di mezzo piano che avevano, che era quello comunque di occultare le prove, di creare anche dei depistaggi, perché chiaramente la macchina c'entra poco con la sepoltura nello chalet, magari se la sarebbero anche potuti cavare, magari per un po' di tempo, ecco, magari per poco tempo, però almeno non li avrebbero presi la mattina stessa. Volpe rivelerà che il motivo dei suoi deliri era che lui era interessato a preoccuparsi per Elisabetta, perché pensava appunto che con il fatto che avevano subito questa sorta di incidente, perché comunque erano rimasti anche frastornati, ecco, dall'impatto col ponte con le due macchine, pensava che fosse rimasta ferita e che comunque si fosse fatta male. Nonostante il suo stato alterato, Volpe capirà che ormai era tutto finito, lui pensava che comunque era tutto finito, solo che gli inquirenti si soffermano sui rituali satanici che sono stati trovati all'interno dello chalet, sulle iconografie sataniche, e pensano che ci sia ancora qualcosa da scoprire, il che in realtà, se una persona non conosce i fatti, potrebbe anche indurre qualcuno a fermarsi, nel senso potrebbe anche dire vabbè, questi sono pazzi, questi sono drogati, e finisce lì. Ma probabilmente anche tutta la dinamica del reato faceva pensare agli inquirenti che c'era qualcosa che non andava, non soltanto così l'attrazione per l'occulto che potevano avere questi. E una persona che è convinta che ci sia ancora qualcosa da scoprire è un altro personaggio che entra nella nostra storia, ovvero un uomo sulla mezza età più o meno, che si chiama Michele Tollis. Il padre di un ragazzo che si chiama Fabio Tollis, scomparso 6 anni prima e di cui non si è più saputo niente, che era molto amico di Andrea Volpe e di Sapone. Il papà di Fabio Tollis, Michele, praticamente era stato attratto dalle foto che erano uscite sui giornali della ragazza Mariangela e dei due assassini, la ballerina e Volpe, e praticamente siccome lui appunto conosceva perfettamente la dinamica della sparizione del figlio, o almeno comunque conosceva, aveva dei sospetti sulla dinamica della sparizione del figlio, era convinto che Volpe c'entrasse con la sparizione del figlio, e quando l'ha visto riaffiorare sulle testate giornalistiche praticamente si è fiondato subito dalla polizia e ha raccontato la sua storia. È tardi, è ormai giunta la mezzanotte a casa Tollis e arriva una chiamata. Squilla il telefono e risponde proprio Michele Tollis, il papà di Fabio. Al telefono è Fabio, un ragazzo di 16 anni che chiama a casa per dire che quella sera non tornerà a dormire, ma che si fermerà a casa di una sua amica, un'amica che in realtà il padre non sa neanche che esiste, perché non ha mai sentito parlare di questa Chiara, una ragazza che si chiama Chiara. Il padre non è d'accordo con Fabio e cerca di convincerlo a tornare a casa per la notte. Solo che Fabio insiste, si trascina anche con le parole, è un po' strano al telefono in realtà, e stacca subito la chiamata, chiude, boom, e praticamente nessuno lo sente più. A Michele questa chiamata del figlio non garba perché lo insospettisce, perché sa che il figlio è un ragazzo tranquillo, buono, e che non sarebbe in grado, ecco, di fare una chiamata del genere al padre, di liquidarlo in 448. Quindi Michele, ok, non sa chi è questa Chiara, non sa dove sta andando a dormire, però
sa dove può trovare il figlio, perché il figlio insieme ai suoi amici frequenta un locale che si chiama Midnight Pub, una birreria che frequentano molte persone che ascoltano la musica metal, che quindi fa da ritrovo appunto per molti amanti del genere. Così si mette in macchina e raggiunge il posto. Ha una strana sensazione, è molto inquieto, quella chiamata lo ha reso molto nervoso, infatti lui cerca di raggiungere il locale in modo molto lesto, molto in fretta. Lui dice che c'è una nebbia molto fitta quella sera, ma nonostante tutto lui spinge sull'acceleratore per arrivare il prima possibile al locale. Infatti il locale lo raggiungerà alle 12:20. Fabio però non c'è. Il padre Michele chiede appunto in giro alle persone che sono lì al locale di aiutare a cercare il figlio, magari qualcuno l'ha visto, chiede delle informazioni, ma del ragazzo non c'è nessuna traccia, e non soltanto quella sera, ma anche le sere a venire non ci sarà nessuna traccia. E non c'è nessuna traccia neanche della sua amica Chiara Marino. Michele però non si arrende e torna più volte nel locale che frequentava il figlio, incalza i suoi amici, le persone che stanno lì, e chiede sempre delle informazioni su Fabio, cerca di capire le dinamiche che ci sono state quella sera. I ragazzi però confermano a Michele che non ne sanno nulla, che lui deve stare tranquillo, che probabilmente due ragazzi si sono imboscati chissà dove a divertirsi e che probabilmente si farà sentire. Ecco, non è il caso di allarmarsi. Però Michele non ci crede, perché Michele conosce suo figlio. Voi sapete bene la sensazione che vi rimanda una situazione strana che non appartiene ad una persona che conoscete, può essere un figlio, una sorella, un fratello, un genitore, un'amica, che voi sapete che quella persona non è in grado di fare una cosa del genere. Quindi questa molla vi porta a non concludere il vostro percorso di ricerca, perché c'è qualcosa che scatta in voi, c'è qualcosa che vi fa capire che c'è qualcosa che non va. Che cosa succede? Succede che tutta la famiglia di Fabio Tollis si cimenta nelle ricerche. La sorella addirittura va a chi l'ha visto, farà un appello a chi l'ha visto, dirà appunto: Fabio ha 16 anni, è alto 1,75 e 1,80 circa, ha i capelli lunghi, castano scuro e di corporatura robusta. Michele allora, da veramente investigatore mancato quale è, perché mi complimento con questo padre, probabilmente non mosso dall'amore per questo mestiere, ma mosso proprio dalla disperazione di ritrovare un figlio, e si cala nella subcultura del metal, che inizialmente è solo metal, nel senso che la parte superficiale di questo macro ambiente è il metal, ma poi capirà che c'è qualcosa che non va. Capisce che l'unico modo per riportare alla luce suo figlio è proprio calarsi nel buio, ed è una cosa che un bravo investigatore deve fare: vestire i panni di quelli che sta cercando, mimetizzarsi. È proprio il lavoro del detective questo. Comunque lui conosce la passione di suo figlio per il metal, per il death metal, e quindi comincia anche a frequentare questi locali, comincia a vestirsi come loro, si mimetizza in un certo senso con questa cultura della musica metal e quindi anche di questi gruppi, no? Comincia ad andare a questi concerti, perché secondo lui la chiave sta proprio lì, sta proprio nel cerchio di amicizie di Fabio. Perché ovviamente io non penso che papà Michele percepisca la musica metal come brutta e cattiva e che i metallari sono tutti adepti di Satana, assolutamente. Ovviamente se il figlio avesse avuto una passione per la lavorazione della creta, molto probabilmente avrebbe sospettato dei compagni e ci sarebbe fatto fare un corso intensivo. Ecco, in questo caso c'è entrato il metal perché ovviamente è un ambito che si vuole collegare al satanismo, che è una cosa ben diversa, ora vedremo. Però comunque l'ambiente era quello e lui pensava che, e ha avuto anche ragione ovviamente, ci ha visto lungo, che ovviamente il collante era quello. E non vuol dire che, almeno io non penso che il padre di Fabio abbia pensato questo, non vuol dire che se tu sei metallaro, ascolti metal, allora automaticamente sei un predestinato. C'è gente che ha compiuto i peggiori massacri della storia e ascoltava Gigi D'Alessio. La ricerca di Michele per il figlio si spinge addirittura all'estero, però è tutto inutile perché lui non riesce a capire dove è il figlio.
Fatto sta che lui comincia appunto ad andare a questi concerti metal e percepisce un retrogusto satanico. Lui appunto dice che io andavo a questi concerti che in realtà non erano concerti, ma erano delle vere e proprie messe nere, come lui stesso le ha definite. Qua parliamo di una persona che non conosce, ok, il culto del satanismo, perché le messe nere, quelle vere, fatte da devoti del satanismo, fatti da fedeli, sono molto diverse. I praticanti infatti nel satanismo moderno si riuniscono in luoghi appartati, preferibilmente si riuniscono in edifici abbandonati come magari vecchie cascine oppure luoghi che sono lontano dalla città, tutto questo con lo scopo comunque di non essere interrotti, di non essere disturbati, oppure alle volte si riuniscono anche in dei luoghi di culto sconsacrati. Ecco, la vera messa nera è celebrata in latino usando delle frasi tipiche della cultura cristiana, della religione cristiana, però in modo distorto, quindi magari cambiando il significato delle parole della frase in latino che si vuole dire. E comunque i veri fedeli sono delle persone molto selettive. Quello che intendo dire è che ovviamente non voglio assolutamente sminuire l'esperienza del papà di Fabio, anzi è stato veramente una persona fantastica nel condurre le sue indagini. Sicuramente lui è figlio della sua cultura e chiaramente lui le definisce messe nere, ma che in realtà poi vedremo che sono soltanto delle riunioni di assassini. Il vero satanista è una persona anzi molto schiva, molto selettiva, e io dubito fortemente che se veramente si trattava di una messa nera vera, tu che non eri nessuno, che non eri uno di loro, potevi partecipare. Ecco, a me sembra veramente molto strano. Infatti i satanisti, le bestie di Satana che sono protagonisti di questo nostro video, non sono dei veri satanisti, sono degli acidisti, ovvero sono seguaci di questo movimento, di questo satanismo cosiddetto acido, che in realtà ha poco a che fare con il satanismo occultista e filosofico, che è il vero culto del satanismo e del luciferismo, che poi sono altre sponde, altre diramazioni del satanismo. Tenete presente che la maggior parte della popolazione italiana e non ha in realtà idea di cosa sia il vero satanismo. Solo chi si informa presso delle fonti autorevoli, che non sono delle fonti cristiano-cattoliche, può riuscire a capire il vero meccanismo del culto satanico. Badate che moltissime informazioni che ci vengono date sono delle informazioni che ci vengono date da un'impostazione cristiana, e un'impostazione cristiana che è una realtà totalmente contrapposta al satanismo. Cosa potrebbe mai dire del satanismo? Se vi dovete informare su qualcosa, qualsiasi cosa, dovete informarvi su delle fonti che sono obiettive, che vi parlano della realtà di un fatto, della realtà di un fenomeno, e che non sono assolutamente di parte. Infatti, purtroppo, ma capisco anche che ovviamente l'influenza è quella, purtroppo tutti coloro che parlano di satanismo, queste le sette sataniche, le messe nere, sono tutti ovviamente figli di una cultura cristianocentrica che non ci ha permesso di evolvere la nostra informazione riguardo proprio questa macrocultura del satanismo, perché l'Italia è piena di satanisti. È importante informarsi bene prima di poter utilizzare queste parole a sproposito. Ovviamente se apprendete queste informazioni dalla Bibbia è ovvio che avete sbagliato tutto, quindi io mi sono fatta una piccola cultura riguardo al satanismo, perché è una cosa che a me attrae il fatto di sapere le cose. Non mi piace assolutamente parlare di qualcosa che non conosco, perché non è giusto, si può sbagliare e si può offendere coloro che invece sono rigorosamente legati a una tematica, a qualcosa di uno stile di vita, e ovviamente per poterne parlare bisogna sempre avere la conoscenza o l'autorità per farlo. Ecco, quindi verosimilmente Michele Tollis proprio parlava di questo tipo di gruppo, e qui ci tengo a fare un piccolo focus. Il satanismo di tipo acido, che appunto gli adepti si chiamano acidisti, in realtà è un tipo di culto che sicuramente fa capo al satanismo, ok, al satanismo filosofico, ma
è una specie di, io non lo chiamerei neanche culto in realtà, io penso che sia un'allegorizzazione, un'estremizzazione del satanismo filosofico. Infatti è di regola praticato non da veri credenti, da veri adepti del satanismo, ma è praticato da adolescenti che hanno come scopo il consumo di droga, il consumo di alcolici e l'attuazione di comportamenti orgiastici. Il culto di Satana in questo frangente è utilizzato come pretesto per tali comportamenti. Infatti in Scene del crimine, che appunto si collegano a questo mondo, diciamo così, a questo acidismo, sono scene del crimine che sono caotiche e solo in casi eccezionali, ad esempio, vengono fatte delle messe nere in luoghi sconsacrati, proprio perché la ritualità non è il fulcro del satanismo acido. Una cosa che caratterizza il satanismo acido è proprio la copiosa presenza, direi, di simbologia dell'occulto, di simboli inneggianti, di scritte inneggianti a Satana, il numero della bestia, croci rovesciate, figure di capre, tutta una serie di simboli che sono nella cultura collegati a Satana, ma questo non con lo scopo di venerare una divinità, ma lo si fa con lo scopo di dare una giustificazione per le proprie atroci azioni. Infatti il satanista acido è uno che ruba nelle chiese, ruba nei cimiteri, sputa sulle lapidi, urina sulle iconografie sacre. È tutta un'avversione contro il sacro, cioè è proprio una estremizzazione del satanismo, perché il satanismo comunque non nasce come contrapposizione. Ecco, quello che io ho potuto vedere nell'intervista di una ragazza, una donna che è a capo, credo, dell'Associazione Satanisti Italiani, vi linko giù il suo video se lo trovo. Lei proprio dice che il vero satanista è una persona che non nasce come contrapposizione a Dio, cioè non è che c'è Dio e poi c'è Satana che è il coprotagonista della storia, sono due entità separate. Cioè è come Buddha non è che nasce in contrapposizione a Dio, Buddha è una cosa, Dio è un'altra, Allah è un'altra cosa, sono tante divinità e nessuno nasce in contrapposizione a nessuno, semplicemente sono culture. Il vero satanista è una persona anche molto discreta, una persona anche molto attenta, molto selettiva, non è una persona teatrale. Il vero satanista si dedica al rapporto col Dio, e infatti lei diceva che sì, le messe nere esistono, sono delle messe nere molto diverse da quello che invece sono i nostri rimandi cinematografici, quello con sacrifici umani, sangue che scorre a fiumi, vampirismo come se piovesse, cappucci neri. Beh, magari i cappucci neri e le candele ci possono anche essere perché sono molto molto teatrali e capisco che possono anche rimandare al mondo dell'occulto, però il vero satanista filosofico e occultista è sistemato, metodico e molto molto selettivo, ed è una figura che mira ad instaurare un rapporto diretto con la divinità. Non c'è un intermediario, ci sono dei sacerdoti, ci sono dei reverendi, ad esempio Marilyn Manson è reverendo della chiesa satanica, credo. Ci sono dei reverendi, ma non hanno lo stesso ruolo dei preti. Il satanista si rapporta con la divinità in un rapporto esclusivo con esso, perché il satanista è un piccolo dio in se stesso. Infatti il satanismo promuove l'autodeterminazione, promuove la sicurezza in se stessi. Comunque io credo che il satanismo, quello vero, quello puro, promuova anche degli ideali che secondo me, se esistessero in modo così prominente, sarebbero anche molto utili alla società di oggi, cosa che invece sono degli ideali sottomessi nel cattolicesimo, nel cristianesimo, che rende l'uomo debole, rende l'uomo un servo di Dio, mentre nel satanismo l'uomo non è servo di nessuno, lui è Dio di se stesso. Secondo me questa è una cosa molto bella come insegnamento. È bella nel senso che ogni uomo deve essere sicuro di se stesso, deve fare affidamento su se stesso e deve pensare che lui è abbastanza. Ecco, secondo me questa è una cosa molto bella. Però ecco, vi invito caldamente ad informarvi sul satanismo vero. Ci sono delle fonti autorevoli, autoritarie, che ne parlano con cognizione di causa. Magari vi lascio giù dei link utili. Mi piacerebbe che i miei seguaci, le persone che guardano questo video, fossero informati
sulla realtà dei fatti. Ma comunque torniamo a Tollis. Ovviamente Michele teme che Fabio sia caduto in questo mondo oscuro e il suo timore ovviamente è che lui possa essere stato coinvolto in qualcosa con i suoi amici. Il suo timore si fa sempre più intenso quando lui trova un diario di Fabio in cui descrive dei rituali strani che ha fatto con gli amici. Ora, Tollis non aveva mai per 6 anni concluso le ricerche del figlio, dal 98 al 2004, fin quando ovviamente non vede sui giornali la foto di Volpe, della ballerina e della ragazza che è stata uccisa da entrambi. Gli inquirenti in tutto questo ascoltano il racconto di Tollis in modo anche molto così attonito, perché chiaramente vogliono cercare di capirci qualcosa e vogliono capire se effettivamente la storia di questo padre abbia un collante, ok, in questa vicenda, se possa in qualche modo collegarsi alla morte della ragazza, e vogliono capire se c'entra qualcosa la sparizione di Fabio e Chiara, che non sono mai ancora stati ritrovati, e la morte di Mariangela. E siamo sempre lì. Chi meglio di Andrea Volpe può chiarire questi punti, che finora è stato così utile, così collaborativo? Volpe dice: ho dovuto proprio liberarmi, è stata una liberazione. Ecco, lui dice così riguardo al fatto che è stato molto collaborativo con la giustizia. Infatti lui lo dice anche più volte in alcune interviste che ho visto, l'ha fatto perché si sentiva pesante, lui voleva liberarsi la coscienza. Quindi gli inquirenti parlano con Volpe e Volpe fa una rivelazione scioccante, ovvero Volpe dice che sono stati loro ad uccidere Fabio e Chiara. Volpe racconta infatti che a compiere l'omicidio dei 2 ragazzi Fabio e Chiara sono stati lui, Volpe, Nicola Sapone, e sono stati aiutati da altri amici di Fabio, ovvero Mario Maccione e Pietro Guerrieri. Tenete a mente questi 2 nomi, saranno molto utili. Ovviamente gli inquirenti vogliono capire, vogliono tastare la credibilità di Volpe, capire se le sue confessioni possono avere un riscontro oppure semplicemente se è un tossico che parla a vanvera. Allora, Fabio e Chiara, secondo appunto i racconti di Volpe, sarebbero sepolti in un bosco a Sommalombardo, vicino Sommalombardo. Andrea praticamente li porta lì e cerca di indicare il punto esatto in cui sono stati sepolti 2 ragazzi. Ovviamente dobbiamo anche capire che in quei momenti tutti, compreso Volpe, erano sotto stupefacenti. Il gruppo faceva uso di sostanze regolarmente, quindi è difficile, ecco, che lui riesca a trovare il punto esatto. Infatti le ricerche in realtà si protraggono per molto tempo perché hanno difficoltà a trovare il punto preciso senza una sua indicazione. Il bosco è anche molto grande e chiaramente senza le indicazioni di Volpe, ecco, sono un po' persi. All'improvviso però Andrea si ricorda che sono stati utilizzati sui cadaveri dei ricci di castagno e si ricorda appunto che lì ci sono degli alberi di ricci di castagno e invita appunto gli operatori a scavare nei pressi di questi alberi. La prima cosa che trovano è il piccone, poi trovano le taniche di ammoniaca, poi i vestiti, un cappotto e la prima cosa che trovano è la ragazza. La ragazza viene ritrovata per prima e poi vengono ritrovati i resti di Fabio e i 2 corpi vengono ritrovati rannicchiati uno sull'altro. I 2 ragazzi erano rimasti sepolti lì per tutti questi anni. Michele aveva ragione e adesso toccava a lui fare la parte più difficile in questa storia, ovvero riconoscere il figlio, perché ovviamente ragazzi, quando si fanno questi ritrovamenti la cosa importante è confermare l'identità. Anche se si sospettava grandemente che potessero essere i 2 ragazzi, chiaramente bisognava procedere alla verifica, alla conferma dell'identità. E chi poteva farlo se non i familiari? Ovviamente sono stati chiamati i familiari dei ragazzi a poter identificare in modo sicuro, ecco,
i due ragazzi. Michele Tollis ovviamente riconosce il cappotto di pelle, il chiodo di pelle di Fabio, i capelli lunghi ancora visibili. Ecco, la famiglia ovviamente accusa un durissimo colpo, tant'è che la sorella sviene per terra, la moglie di Michele ha un mancamento, il ragazzo era completamente mummificato, rannicchiato su se stesso. Pensate che un ragazzo alto circa 1,75 e 1,80 era diventato una cosa piccola di 70-80 centimetri, niente a che vedere ovviamente con l'altezza e la corporatura che erano propri del ragazzo. Comunque Michele adesso è sollevato, Michele dice: io sono sollevato, finalmente li ho trovati, morti, ma li ho trovati. Volpe, come avevamo già visto, ha tirato in ballo il solito sapone, Maccione e Guerrieri. Ebbene, Maccione e Guerrieri confessano come ha fatto Volpe, loro sono delle persone abbastanza loquaci, ma gli inquirenti non riescono a trovare il movente però di queste uccisioni, ecco, non capiscono quale sia il motivo, perché ok, di Mariangela si è capito più o meno, potevano anche capire che fosse una lite tra fidanzati sfociata poi nel peggiore degli epiloghi, ecco, magari nella mente degli investigatori poteva anche essere questo il filo conduttore, ma per i due ragazzi non capivano. Ovviamente grazie alle confessioni di Volpe, Maccione e Guerrieri, gli inquirenti riescono un pochettino a ricostruire la dinamica delle vicende di questo gruppo di amici. Andrea Volpe, Sapone, Fabio Tollis, Chiara Marino e Mario Maccione e Pietro Guerrieri si incontrano praticamente tutti i giorni nella periferia di Milano, vanno a fare cose insieme, si drogano insieme, ascoltano musica metal insieme e fanno tutto quello che di solito fa un gruppo di amici sbandati. Le caratteristiche particolari di questo gruppo sono appunto la musica metal, la droga, l'alcol, le risse e qualche altra cosa. Ovviamente si addentrano sempre di più nel malsano e nella devianza, perché poi comunque l'epilogo di tutte queste persone che prendono la strada del malsano è la devianza, e cominciano a mettere in atto violenze fisiche, mettere in atto la profanazione di cimiteri, orge, insomma chi più ne ha più ne metta. Il fatto di far parte di qualcosa di segreto, di qualcosa che non si conosce, questo attrae molto, però è un gioco molto pericoloso, dice Volpe. Quello che importava era quello di fare il male fine a se stesso. Decidono così di darsi un nome, ecco, per elogiare questa cattiveria, questa potenza che si sentivano, decidono di ispirarsi alla bestia, che è una figura praticamente che è presente nell'Apocalisse di Giovanni, il cui numero, appunto il numero della bestia è il 666, che decideranno di adottare, no? E quindi loro si chiameranno le bestie di Satana proprio per incarnare in questo nome la loro rabbia, la loro frustrazione, il loro modo di decidere sulla vita degli altri, ecco, di fare quello che volevano. Loro non avevano bisogno di permesso di nessuno, loro potevano fare tutto quello che volevano. Con questo nome volevano coniugare, ecco, questa natura bestiale che loro si sentivano addosso e questo aspetto demoniaco che volevano sottolineare in ogni modo praticamente, e danno vita ad una setta satanica che loro chiamano setta satanica, che a capo praticamente ha questo Sapone, Nicola Sapone, e Paolo Leoni, che è sempre un altro che è al vertice perché è una figura molto emblematica, molto mentale da questo punto di vista, poco pratica, perché poi in realtà lui credo che non parteciperà in modo attivo alle uccisioni, ma che in realtà era uno che programmava tutto, c'era lui praticamente il meccanismo di tutto, cioè funzionava era l'anima di questo gruppo, che si professa conoscitore dell'occultismo, si professa conoscitore del satanismo, cioè lui praticamente sarebbe il vero satanista di questo gruppo, cioè tra tutti quelli che ci sono lui è il vero satanista praticamente, uno che si avvicina un po' di più, ecco, alla conoscenza del mondo dei demoni, del mondo di Lucifero e quant'altro, come suo padre, che è praticamente è stato condannato per omicidio e che si professava figlio di Satana. Quindi lui praticamente ha voluto prendere l'eredità
lasciata dal padre e enfatizzarla, no? Quindi peggiorarla da questo punto di vista, nel senso mio padre è arrivato a fare questo, ebbene io farò molto peggio di quello che ha fatto mio padre. Quindi diventa praticamente leader di questo gruppo, un leader, un gruppo che si sedeva a tavolino, dice Volpe, per decidere chi doveva morire e chi doveva vivere. Cioè lo dice proprio Volpe, queste sono le sue testuali parole. E le prime vittime sono proprio Fabio e Chiara. Perché questi due ragazzi? Perché questi due ragazzi praticamente, essendo stati amici per molto tempo di queste altre persone ed essendo stati all'interno di questo gruppo per molto tempo, sapevano troppo, sapevano che utilizzavano delle droghe, erano persone scomode che avevano dato cenno di voler chiudere con questo tipo di vita. Andrea Volpe dice proprio che quando alcune persone fanno parte di un gruppo non è più possibile andarsene. Quando tu fai parte di una setta non è più possibile andarsene, non ti lasciano andare, è una cosa che non ti permettono di fare. Tu non puoi alzarti al mattino e pensare di lasciare. Non lo puoi fare. Così il 17 gennaio del 1998 Michele è l'ultima volta che sente suo figlio Fabio per telefono. Dopodiché non si saprà più niente. Ebbene, quella notte utilizzano un pretesto per portarsi con sé praticamente Fabio e Chiara. Il pretesto sarebbe quello di farli partecipare per la prima volta ad una messa nera nel bosco. Quindi praticamente attirano questi due ragazzi e li caricano in macchina. Ora, questo, per scherzo del destino, succede quando il padre di Fabio si mette in macchina per andare a prenderlo al Midnight Pub. Quindi praticamente loro erano in macchina e lui era in macchina. Cioè, veramente per uno scherzo del destino questi non si sono incontrati. Se si fossero incontrati, molto probabilmente il ragazzo e la ragazza Chiara molto probabilmente sarebbero ancora vivi, ma chi lo sa, magari se si incrociavano ad un semaforo, se si incrociavano per strada, magari questi due ragazzi si sarebbero potuti salvare. Cioè, una cosa che, se ci pensate, è veramente assurda. Volpe dice che la sua coscienza gli diceva di fermarsi perché guidava lui, ma lui non si è fermato, comunque ha continuato a guidare e ha portato i ragazzi nel bosco. Nel bosco doveva esserci all'ingresso un ragazzo che si chiama Andrea Bontade, che praticamente doveva aspettarli all'ingresso del bosco, ma questo ragazzo non si è fatto vedere, cioè praticamente non si è presentato. Comunque loro avevano già deciso che la cosa doveva andare in porto quella sera, era tutto organizzato. I ragazzi camminano davanti, Fabio e Chiara, puntando le torce per farsi luce. Allora tutti e cinque arrivano di fronte ad una buca che è stata ovviamente precedentemente scavata e in un attimo si avventano su tutti e due i ragazzi. Sapone si accanisce in un modo veramente animalesco sulla ragazza, pugnalandola a morte. Volpe invece aggredisce Fabio, il ragazzo cerca disperatamente di difendersi, di fare qualcosa, ma col fatto anche che su di lui si avventerà Maccione col martello, praticamente il ragazzo è completamente finito. Praticamente gli assassini finiscono per finirli. La ragazza praticamente è stata poi dalle perizie ovviamente cadaveriche che verranno fatte, si vedrà che la ragazza è stata pugnalata 64 volte. Lo scheletro di Fabio, perché ovviamente il corpo si è decomposto nel giro di questi 6 anni, presenta 14 solchi, le ossa, lo scheletro presenta 14 solchi. Queste sono ovviamente le punte delle coltellate che sono arrivate alle ossa, quindi pensate quante coltellate c'erano nei punti molli, quanto tessuto molle è stato colpito se 14 coltellate sono arrivate alle ossa. Cioè, pensate un po' la rabbia. I ragazzi, neanche da morti ovviamente, hanno avuto pace. Vi ricordate che poco fa vi dicevo che sono stati utilizzati dei ricci di castagna sui cadaveri? Ecco, praticamente gli assassini hanno deciso così, giusto perché dovevano farlo, di prendere dei ricci di castagno e infilarlo nelle bocche dei 2 ragazzi morti, e alla fine Sapone ha pensato bene di urinare sui corpi dei ragazzi, come se il massacro non fosse già abbastanza. Volpe racconterà che quella notte lui è tornato a casa come se niente fosse, ha continuato la sua vita come se niente fosse, hanno fatto finta che niente fosse accaduto, hanno continuato la loro vita in modo assolutamente normale e tutti hanno fatto così, tant'è che tutti al completo erano stati intervistati di fronte al Midnight Pub da chi l'ha visto e tutti si erano messi d'accordo a tavolino
riguardo cosa dire quando sarebbero stati intervistati da Chi l'ha visto. Cioè loro si erano preparati pure le espressioni facciali, a parte che il livello espressivo era pari a zero, cioè loro si sono veramente allenati sul non far trasparire nessun tipo di emozione. Infatti voi potete tranquillamente recuperare questa intervista di Chi l'ha visto di quell'anno. Io non so se riesco a trovarla, magari vi linko qualcosa se riesco a trovare, ecco, qualche documento. E Andrea Bondate, quel ragazzo che li doveva aspettare all'ingresso del bosco, che fine ha fatto? Ebbene, Andrea ha capito che sarebbe stato il prossimo, ovviamente, perché tu, come disse Andrea Volpe, una volta che sei dentro non puoi più uscire fuori. Andrea Bondate è stato praticamente costretto a suicidarsi. Una sera che lo accompagnavano a casa, praticamente gli dissero o lo fai tu o lo facciamo noi. Il ragazzo ha capito che quella frase voleva dire o ti uccidi da solo o veniamo e ti uccidiamo noi. Infatti era da qualche giorno che il ragazzo veniva perseguitato, veniva seguito da Andrea Volpe, veniva, ecco, spaventato e veniva anche molto drogato, perché nei mesi successivi avevano cominciato a drogarlo pesantemente mettendogli della droga, dell'alcol o nel cibo che mangiavano insieme, quindi stavano cominciando a drogarlo in modo tale che lui cominciasse ad avere delle allucinazioni e cominciasse piano piano ad impazzire. Che cosa ha fatto il ragazzo? Ebbene, il ragazzo ha pensato bene di sgasare con la sua macchina, con la sua utilitaria a 180 all'ora e schiantarsi contro un muro. La cosa strana è che gli inquirenti all'epoca, senza ancora sapere tutte queste cose, avevano notato che mancavano dei segni di frenata sull'asfalto. Ovviamente tutto si è placato dopo il suicidio di questo ragazzo, fin quando poi non è riaffiorata Mariangela. Praticamente poi, ecco, loro hanno ricominciato a rimettersi, diciamo così, in attività. Oggi Volpe è pentito, oggi Volpe non si capacita di quello che ha potuto fare, non si capacita di queste 4 vittime in 6 anni che hanno fatto, di ragazzi, di persone che non torneranno mai più, di persone giovani. Il 23 luglio del 2004 sono stati arrestati gli ultimi componenti della setta. Volpe, Maccione e Guerrieri sono i pentiti, sono coloro che hanno parlato, sono coloro che hanno collaborato con la giustizia. Infatti le parole di Volpe, ecco, ve le ho fatte anche sentire, ve le ho lette in questo nostro video. Tra l'altro mi pare Guerrieri fu quello che scavò personalmente la fossa dei 2 ragazzi. Hanno ammesso le loro colpe, ma dall'altra parte ci sono Sapone, Leoni e altri componenti che si sono sempre dichiarati innocenti e estranei ai fatti. Ancora oggi però ci sono delle scomparse e dei suicidi che sono avvenuti nella zona di Sommalombardo che in realtà non si spiegano, quindi si ipotizza che magari fossero collegati all'attività della setta, o almeno fossero collegati all'operato di sette che erano collegate strettamente alla setta in questione delle bestie di Satana, perché, come accennato più volte da Volpe, almeno lui crede che Sapone avesse dei legami con altre sette e che quindi molto probabilmente, ecco, il loro operato si sia così intersecato con quello delle bestie di Satana. Ora, come dicevo prima, qui secondo me Satana c'entra ben poco, c'entra come l'ananas sulla pizza. Il satanismo esiste, soprattutto esiste nelle zone del nord dell'Italia, esiste nella zona di Varese, di Monza, di Milano, nel Trentino. Soprattutto queste zone sono piene zeppe di satanisti che ovviamente seguono il vero culto e sono delle persone normalissime che magari ci potremmo ritrovare accanto nel reparto dei pannolini al supermercato. Ebbene, il processo ai pentiti è iniziato il 13 gennaio 2005 presso il tribunale di Busto Arsizio. Il 22 febbraio 2005 arriva la prima sentenza per Andrea Volpe, che viene condannato a 30 anni per rito abbreviato, che secondo me è il meglio a cui poteva aspirare con rito abbreviato. Guerrieri invece a 16 anni verrà condannato e Maccione a 19 anni di reclusione, e queste sono le pene inflitte a coloro che hanno collaborato con la giustizia. Volpe dice: non hanno più i figli per colpa mia, non è facile anche il solo doverli guardare in faccia. Ma con che coraggio, dice Volpe, in realtà hai perfettamente ragione. Il processo ai membri della setta
risulta che invece si sono dichiarati estranei ai fatti, quindi che non hanno mai collaborato, inizia a giugno del 2005. Loro scherzano, ridono, infatti in aula sono tranquilli, tant'è che praticamente sfocia una rissa tra il padre di Sapone e il papà della vittima, Chiara Marino. Poi il 31 gennaio 2006, io leggo ovviamente per essere più fedele possibile ai fatti, viene letta la sentenza che dichiara colpevoli tutti gli altri imputati, quindi tutti coloro che ancora non erano stati condannati, e per Sapone si avrà un doppio ergastolo, che è la pena più alta che possiamo vedere in questa vicenda. Per gli altri invece dai 26 ai 27 anni. Il papà di Tollis dice: le sentenze sono giuste, ma per quanto mi concerne mi sono rassegnato a convivere con questa angoscia e dolore che tuttora vive. Chissà quante cose ancora non sappiamo, ma se c'è una cosa di cui sono convinta è che questi appunto ragazzi non sono satanisti. Questi sono dei disagiati, sono dei ragazzi che hanno una mente disturbata, sono persone che hanno delle personalità al limite, oserei dire, delle persone che hanno tutte delle problematiche a livello familiare alle spalle, che hanno abbracciato Satana, e lo ripeto per l'ennesima volta, non con l'intento di difendere ma con l'intento di essere giusta, hanno abbracciato Satana come pretesto per scaricare su di questo la loro cattiveria, che facevano quello che facevano perché volevano fare del male e non come segno di sacrificio verso una divinità. Ma oggi che fine hanno fatto? Ebbene, allora Volpe, che è considerato una delle personalità centrali, anche se non è il leader di questo gruppo, ha scontato gran parte praticamente della sua pena in carcere, che poi la sua pena in realtà è stata ridotta anche in appello e in Cassazione. Infatti lui praticamente che cosa ha fatto? Lui ha fatto un corso di studi. Oggi Volpe ha 45 anni, ha fatto un corso di studi in carcere e praticamente ha frequentato un corso lo leggo, laurea in scienze filosofiche dell'educazione, e in carcere praticamente ha abbracciato il cattolicesimo e si è convertito al cattolicesimo. In realtà secondo me di convertirsi c'è ben poco. Mario Maccione è praticamente libero dall'ottobre 2017 e ha scritto un libro in cui racconta la sua storia all'interno del gruppo. Il titolo è L'inferno tra le mie mani. Elisabetta Ballarin invece, che era la fidanzata all'epoca dei fatti di Volpe, ha completamente cambiato vita. Infatti la Ballarin ha praticamente dimenticato il suo passato. Durante il processo ha detto che era stata plagiata dal compagno al punto di venire convinta a partecipare all'omicidio di Mariangela. Si è laureata in didattica dell'arte mentre era ancora in carcere. Ha avuto anche un'esperienza come redattrice del giornalino del carcere. Nel novembre del 2020 lavorava in un ristorante del Bresciano e l'unica persona che ha avuto parole di perdono per lei è stato il padre Silvio Pezzotta, quindi il papà di Mariangela, che ha detto che Elisabetta era allo stesso modo di Mariangela una vittima delle bestie di Satana. Nicola Sapone, considerato appunto il tecnico del nostro gruppo di amabili satanisti, nelle testimonianze processuali era emerso che era stato proprio lui a costringere Andrea e Elisabetta a fare fuori Mariangela. E gli aveva proprio detto, almeno queste sono le testimonianze di Volpe, gli aveva proprio detto: o lo fate voi oppure lo faccio io. Vi ricordo che appunto Sapone è una personalità molto molto fredda da questo punto di vista, è appunto definito il tecnico del gruppo perché è capace di mettere in atto tutta una serie di azioni mosso da una totale assenza di empatia, un vero e proprio sociopatico. Ovviamente, come vi dicevo prima, è uno dei membri che ha ricevuto la pena più pesante, ovvero il doppio ergastolo. Attualmente si trova in carcere, quindi, e ci resterà penso per tutta la vita. Studia filosofia e continua a proclamarsi innocente e estraneo ai fatti. Paolo Leoni invece, il membro più mentale del nostro gruppo di bestie, sarebbe stato appunto lui l'ideologo del gruppo, quello più esperto nel satanismo e in affari demoniaci, che in realtà non ha partecipato in modo attivo agli omicidi. Infatti non ci sono omicidi che sono stati compiuti da lui, almeno non ci sono omicidi conosciuti dagli inquirenti, dalla giustizia italiana, che sono stati fatti da lui o comunque in cui lui ha partecipato, ok? Poi non si sa ovviamente il numero oscuro in questi
contesti è molto elevato, quindi attenzione, io uso sempre il condizionale quando parlo di queste cose, perché voi non potete immaginare quanto sia grande la mole di fatti che non conosciamo e che probabilmente non sapremo mai. È attualmente detenuto a Sanremo, in carcere fa il falegname e si dedica al rap, quindi ha completamente cambiato gusti musicali rispetto al passato. Leoni ha fatto ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo per chiedere la revisione del processo senza successo. Questa storia mi ha particolarmente toccata proprio perché ci siamo addentrati all'interno di una tematica per me molto affascinante, molto interessante, come il mondo dell'esoterismo, come il mondo del satanismo, che anche se a mio avviso è veramente, per opinione di molti altri studiosi e quant'altro, poco c'entra con i fatti e le azioni messe in atto da questi personaggi, il vero culto è un'altra cosa, ma comunque rimanda a questa dimensione ed è sicuramente molto affascinante. Mi ha anche colpito molto lo spirito collaborativo di Volpe, che devo dire probabilmente senza le sue confessioni non si sarebbe saputo molto in realtà, perché lui ha parlato veramente tanto, e questo mi ha resa molto sollevata da questo punto di vista, perché comunque i crimini succedono, le cose brutte succedono, ma quando trovi comunque qualcuno che ti collabora, comunque riesci a portare a casa un po' di risultati, non soltanto per te giustizia che fa acqua da tutte le parti, si sa, ma anche per le famiglie delle vittime. Io ovviamente vi invito giù nei commenti a commentare questo caso, a dirmi cosa ne pensate, a dirmi cosa pensate di queste personalità, a dirmi che cosa ne pensate del mondo dell'occultismo, se in realtà la pensate come me o pensate invece che possa centrare il vero satanismo in tutta questa vicenda. Vi invito a lasciare un commento sui casi che vi piacerebbe che io portassi all'interno del canale YouTube. Vi invito a mettere like e ad iscrivervi al mio canale YouTube se il video vi è piaciuto e se vi piacciono i miei contenuti, e soprattutto vi invito a fare un'analisi anche terra delle personalità che vi hanno più colpito all'interno di questa vicenda. Io ovviamente non posso fare altro che salutarvi e augurarvi una buona serata, una buona giornata o un buon weekend, e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Mente Criminale.